Ciao. Franco, il Milan continua a lavorare tanto sul mercato perché dopo la rivoluzione di Maldini, Tonali e quant'altro sono arrivati 8 colpi, potrebbero arrivarne degli altri, ma c'è anche spazio per le cessioni. Questa è diciamo la parte forse più importante dell'operazione, perché l'eventuale ricavato dalle cessioni comporta diciamo due risultati concomitanti, e cioè il risparmio di alcuni contratti pesanti e comunque poter realizzare una cifra da rimettere sul mercato con eventuali altre operazioni. Quindi da questo punto di vista mi sembra che si proceda, devo dire francamente, con una non dico lungimiranza, ma insomma con idee molto chiare e soprattutto con una strategia che mi sembra quella giusta da utilizzare in questa stagione di calciomercato estivo. Franco, ma tu te lo aspettavi? Cioè, dopo la rivoluzione avvenuta col licenziamento di Maldini, la cessione di Tonali, che comunque era stato un 1-2 che sul momento aveva colpito tanto i tifosi, ti aspettavi che ci fosse questo ritorno così importante nel mercato poi, dopo questi movimenti che c'erano stati? No, bisogna essere sinceri fino alle estreme conseguenze, perché dire che oggi che qualcuno si aspettava un ribaltone di questo genere significa raccontare la favola di Cappuccetto Rosso, e siccome non ho alcuna voglia di raccontare a voi che siete cresciuti abbastanza la favola di Cappuccetto Rosso, racconterò invece che da questo punto di vista anch'io sono stato sorpreso e in qualche modo spiazzato. Però dietro la sorpresa, secondo me, si cela una lezione, e cioè la lezione è la seguente. Che cosa si immaginava? Allora, intanto che secondo i più la partenza improvvisa, traumatica di un totem come quello di Paolo Maldini provocasse una sorta di, addirittura si era detto, di una fuga generale da Milanello, che dovevano chiudere i cancelli perché sennò scappavano tutti di notte. Primo. Secondo, il fatto che non venisse rimpiazzata con una area tecnica nuova, ma che venisse sostituita da un duo obiettivamente inedito e comunque diciamo per la prima volta sul pezzo a gestire il mercato, come Moncada e Furlani, anche questo obiettivamente rappresenta, io personalmente avevo espresso più di una perplessità. Terzo punto, qui non sono affatto sorpreso, me lo aspettavo, e se non fosse accaduto sarei stato un critico feroce. Mi aspettavo che avrebbero utilizzato tutto il ricavato dalla cessione di Tonali più il resto sul mercato, mentre invece c'erano i profeti di Sciagura che dicevano che i soldi guadagnati da Tonali se li avrebbe intascati Cardinale per pagare la rata di mutuo a Elliott per il prestito subito. Ecco, mi sembra che questo sia lo scenario più credibile, più attendibile. Franco, sotto la dirigenza adesso, ma in realtà non adesso, anche prima, dalle sue parole c'è Pioli, che è un po' chiamato alla sua stagione... Un salto di qualità. Esatto, al salto di qualità, all'ultima chiamata, considerando che le aspettative, visto il mercato, sono aumentate, il peso delle responsabilità sulle sue spalle è altrettanto aumentato. Cosa ti aspetti da Pioli in questa stagione? Io mi aspetto da Pioli che faccia bene il suo lavoro. Poi che lui abbia le responsabilità, questo mi sembra evidente, ma come lui c'erano tutti gli allenatori, perché non pensate che ci sia in giro qualche allenatore che possa dire guardate, non è colpa mia, è colpa della società o è colpa del direttore sportivo. Per cui su questo non credo che tra l'altro Pioli non è
il tipo da esimersi, perché mi sembra che sia stato anzi esattamente il contrario. Qualche volta si è assunto anche responsabilità che non sono sue, come il mercato della passata stagione, e quindi non che non siano sue, anche sue, perché anche lui ha espresso il suo orientamento, il suo parere a proposito di quel mercato, però è evidente che in questa stagione il mercato che sta facendo il Milan attuale è un mercato, diciamo tra virgolette, di potenziamento della squadra complessivo e anche di riparazione rispetto a quello dell'anno precedente, che non ha funzionato. Franco, mi collego a questo perché anche con le due amichevoli, che per carità conteranno poco, però qualche indicazione secondo me comunque l'hanno data. Uno dei grossi problemi del Milan l'anno scorso, soprattutto in Serie A, era quello di fare gol alle squadre piccole, alle squadre chiuse. La mia impressione è che il Milan abbia fatto abbastanza bene con Real Madrid, un po' meno bene con la Juve, proprio anche per questo motivo qua. La Juve è una squadra che gioca quasi con il pullman, mettiamola così. Secondo te basterà avere i giocatori più di qualità come Pulisic, Chukwueze, o comunque Pioli deve trovare un modo per scardinare queste difese? Questo è il modo che hanno trovato perché se non lo trovano così cos'altro devono fare? Obiettivamente poi io per antica e solida abitudine guardo poco le amichevoli e mi concentro invece sul campionato, anche perché da qui al campionato mancano 3 settimane e in 3 settimane davvero si può completare la preparazione. Credo che il grande vantaggio di quest'anno di Pioli, da una parte lo svantaggio di aver cambiato, diciamo, mezza rosa, e dall'altro il vantaggio di aver avuto l'80% della rosa a disposizione dall'inizio della preparazione e quindi di potersi presentare al debutto del 21 agosto a Bologna, diciamo, con un discreto rodaggio. Quindi poi lo capiremo proprio da Bologna, non dimentichiamo che a Bologna l'anno scorso, cambiando 10 su 11, ci fu quel pareggio striminzito a dispetto delle grandi occasioni da gol mancate, oltre che di non so se ve lo ricordate, di un clamoroso rigore sul Rebic, sì. del quale non si ebbero notizia nelle trasmissioni successive alla partita. Franco, l'ultima cosa che ti chiedo, che è un pochino il mio personale dubbio relativo alla rosa per la prossima stagione, è quello del centrocampo, perché perdi Tonali, perdi anche Bennacer, perché fino perlomeno alla fine dell'anno non ci sarà per via dell'infortunio, lo ricostruisci con Reinders, Loftus-Cheek e dovrebbe arrivare domani Musa, però non ti sembra che manchi un uomo alla che sì davanti alla difesa con quelle caratteristiche lì? Allora, questo è un mio vecchio cavallo di battaglia che però naturalmente non diciamo, deve fare i conti con la realtà, e la realtà esprime uno scenario completamente diverso. Io devo dire francamente che sì, non l'ho mai visto utilizzato alla Desai. Se vogliamo utilizzare un esempio, diciamo, più pertinente rispetto alle esigenze, dovremmo parlare di un altro Desai, che ha di tutti i centrocampisti è quello che meglio di tutti si esprime nel modo in cui lo ha utilizzato nell'ultima frazione di campionato dello scudetto Pioli, cioè da falso trequartista. Aggiungo che secondo me da questo punto di vista bisogna capire cosa vuole fare Pioli in via definitiva, cioè se il sistema di gioco che vuole introdurre, il 4-3-3, lo considera, diciamo, definitivo, oppure se è, diciamo, l'alternativa a quello più tradizionale del 4-2-3-1, che secondo me con le squadre di medio e basso capofaggio andrebbe utilizzato. Franco, grazie mille, buona giornata, buon lavoro e buona estate. Ci risentiamo per l'avvio del campionato. Ciao, grazie mille. Buona giornata Franco Ordine, lo ringraziamo e ci addentriamo in quella che è la nostra puntata di oggi, visto che oggi conduco io, come in realtà tutta la settimana. Oggi decido io, oggi si parte da Rafael Leao.
Perché? Perché oggi io voglio partire da va Raffaele bene, Leao. mi piace. Grafica Certo. numero 1. Certo che mi ricordo come si fa, a parlare di calcio, ovviamente. E invece io domani dovrò vedere